Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Atanto Sintesi Pharma SRL. Ultimo aggiornamento. 22 novembre 2021. Cos'è Atanto? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Atanto durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Atanto? Atanto è un farmaco a base del principio attivo aprepitant, appartenente alla categoria degli antiemetici e nello specifico altri antiemetici. È commercializzato in Italia dall'azienda Sintesi Pharma SRL. Atanto può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni Atanto 125 mg 1 capsula rigida più 80 mg 2 capsule rigide. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Sintesi Pharma SRL. Ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo aprepitant, gruppo terapeutico, antiemetici, forma farmaceutica. Capsula. Indicazioni: prevenzione della nausea e del vomito associati alla chemioterapia oncologica altamente e moderatamente emetogena negli adulti e negli adolescenti a partire dai 12 anni di età. Atanto 125 mg/80 mg viene somministrato nel contesto di una terapia di associazione, vedere paragrafo 4, 2. Posologia adulti. Atanto viene somministrato per 3 giorni nel contesto di un regime terapeutico che comprende un corticosteroide e un antagonista dei recettori 5-HT3. Il dosaggio raccomandato è di 125 mg una volta al giorno, da assumere per via orale un'ora prima dell'inizio della chemioterapia al giorno 1 e 80 mg una volta al giorno al mattino dei giorni 2 e 3. I seguenti regimi terapeutici sono raccomandati negli adulti per la prevenzione di nausea e vomito associati con la chemioterapia oncologica emetogena. Chemioterapia altamente emetogena. Giorno 1, giorno 2, giorno 3, giorno 4. Atanto 125 mg per os, 80 mg per os, 80 mg per os. Niente desametasone. 12 mg per os, 8 mg per os, 8 mg per os, 8 mg per os. Antagonisti 5-HT3. Dose standard di antagonisti 5-HT3. Vedere le informazioni del prodotto relative all'antagonista 5-HT3 prescelto per le informazioni sul dosaggio più corretto. Niente. Il desametasone deve essere somministrato 30 minuti prima del trattamento chemioterapico al giorno 1 e al mattino dei giorni da 2 al 4. Il dosaggio del desametasone tiene conto delle interazioni tra i principi attivi. Chemioterapia moderatamente emetogena. Giorno 1, giorno 2, giorno 3. Atanto 125 mg per os, 80 mg per os, 80 mg per os. Desametasone 12 mg per os. Niente. Antagonisti 5-HT3. Dose standard di antagonisti 5-HT3. Vedere le informazioni del prodotto relative all'antagonista 5-HT3 prescelto per le informazioni sul dosaggio più corretto. Niente. Il desametasone deve essere somministrato 30 minuti prima del trattamento chemioterapico al giorno 1. Il dosaggio del desametasone tiene conto delle interazioni tra i principi attivi. Popolazione pediatrica adolescenti, compresi tra 12 e 17 anni, Atanto viene somministrato per 3 giorni nel contesto di una terapia che comprende un antagonista dei recettori 5-HT3. La dose raccomandata delle capsule di Atanto è 125 mg per via orale al giorno 1 e 80 mg per via orale ai giorni 2 e 3. Atanto viene somministrato per via orale un'ora prima della chemioterapia ai giorni 1, 2 e 3. Nel caso non venga somministrata la chemioterapia ai giorni 2 e 3, Atanto deve essere assunto al mattino. Per le informazioni sul dosaggio più corretto, vedere il riassunto delle caratteristiche del prodotto relativo all'antagonista 5-HT3 prescelto. Se la somministrazione di un corticosteroide, quale il desametasone, avviene in modo concomitante a quella di Atanto, il dosaggio del corticosteroide deve essere ridotto al 50% della dose usuale, vedere paragrafi 4, 5 e 5, 1.
La sicurezza e l'efficacia delle capsule da 80 mg e da 125 mg non sono state dimostrate nei bambini di età inferiore ai 12 anni. Nessun dato è attualmente disponibile. Generale, i dati relativi all'efficacia del farmaco in associazione con altri corticosteroidi e antagonisti dei recettori 5-HT3 sono limitati. Per ulteriori informazioni sull'assunzione concomitante con corticosteroidi, vedere il paragrafo 4-5. Consultare il riassunto delle caratteristiche dei farmaci antagonisti dei recettori 5-HT3 assunti in modo concomitante. Popolazioni particolari anziani, e 65 anni, per gli anziani non è richiesto alcun aggiustamento della dose, vedere paragrafo 5-2. Sesso non è richiesto alcun aggiustamento della dose in base al sesso, vedere paragrafo 5-2. Compromissione renale non è necessario alcun aggiustamento della dose per i pazienti con insufficienza renale o per i pazienti con patologie renali allo stadio terminale e sottoposti ad emodialisi, vedere paragrafo 5-2. Compromissione epatica non è necessario alcun aggiustamento della dose per i pazienti con insufficienza epatica lieve. I dati relativi ai pazienti con insufficienza epatica moderata sono limitati e non esistono dati relativi ai pazienti con insufficienza epatica grave. Con questi pazienti, aprepitant deve pertanto essere impiegato con cautela, vedere paragrafi 4 e 5-2. Modo di somministrazione per uso orale. La capsula dura deve essere deglutita intera. A tanto può essere assunto a stomaco pieno o a stomaco vuoto. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6-1. Somministrazione concomitante con pimozide, terfenadina, astemizolo o cisapride, vedere paragrafo 4-5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: pazienti con compromissione epatica da moderata a grave. I dati relativi ai pazienti con compromissione epatica moderata sono limitati e non esistono dati relativi ai pazienti con compromissione epatica, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Aprepitant, 125 mg/80 mg, è un substrato, un inibitore moderato e un induttore dell'enzima CYP3A4, oltre a essere un induttore dell'enzima CYP2C9. Il trattamento con Adanto produce un'inibizione del CYP3A4. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Adanto insieme ad altri farmaci come Activelle, Compressa, Activelle, compresse rivestite, Aglae, Arianna, Belara, Benilexa, Briladona, Brileve, compresse rivestite, Calindir, Cemisiana, Combiseden, Dailette, Depo-Provera, Dian, Dienogest e Tinilestradiolo Doc, compresse rivestite, Drospil, Drosure, Drosurelle, Effimia, Effiprev, Egogin, Escapelle, Estinette, etinilestradiolo più drospirenone doc, etinilestradiolo più drospirenone doc gen, etinilestradiolo più drospirenone doc generici, etinilestradiolo Ipsa Farmaceutici Italia, Eve, Evra, Farlutal, Compressa, Fedra, Femiti, Filena, Gestodiol, Ginoden, Gracial, Armonet, Iadizza, Iaides, Inarc, Kipling, Kirkos, Chilena, Lasca, Lerna, Lestronette, Liladros, Loette, Lucil, Lusine, Lusinelle, Lutenila, Lutiz, Libella, Mercilon, Microginon, Midiana, Milvane, Minesse, Minulet, Miranova, Mirena, Miciclamen, Mifresia, Mimarigold, Miprimose, Mitulip, Miviolet, compresse rivestite, Mivi, Naemis, Naomi, Nexplanon, Norlevo, Novadien, compresse rivestite, Novinette, Novaring, Orap, Ornivel, Perlic, Planum, Practil, Primolut Nor, Provera G, Provera, Rifadin, Rifater, Rifina, Rifocin, Rubidelle, Rubira, Samsca, Sesonique, Securgin, Serisima, Sibilla, Sibillette, Sidreta, Sidretella, Sirturo, Solvetta, Tolvaptanteva, Triminulet, Vagan, Visofid, Yasmin, Yasminelle, Iaz, Ivet, Zoeli, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Adanto durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Adanto durante la gravidanza e l'allattamento?
contraccezione maschile e femminile. L'efficacia dei contraccettivi ormonali può risultare ridotta durante la somministrazione di Atanto e per i 28 giorni successivi. Nel corso del trattamento con Atanto e Per, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Atanto può alterare lievemente la capacità di guidare veicoli, andare in bicicletta o usare macchinari. In seguito alla somministrazione di Atanto si possono avvertire capogiri e stanchezza, vedere paragrafo 4.8. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Il profilo di sicurezza di aprepitant è stato valutato in circa 6.500 adulti nel contesto di oltre 50 studi e in 184 bambini e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di sovradosaggio, il trattamento con Atanto deve essere interrotto e occorre monitorare il paziente e prendere misure di supporto generali. A causa degli effetti antiemetici di aprepitant, è possibile che l'emesi indotta farmacologicamente non risulti efficace. Aprepitant non può essere rimosso con l'emodialisi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiemetici e antinausea. Altri antiemetici. Codice ATC A04-AD12. L'aprepitant è un antagonista della sostanza P umana selettivo ad alta affinità per i recettori della neurochinina 1, NK1. Ciclo. Proprietà farmacocinetiche. Aprepitant presenta una farmacocinetica non lineare. Sia la clearance che la biodisponibilità assoluta diminuiscono all'aumentare della dose. Assorbimento. La biodisponibilità orale media assoluta di aprepitant è del 67%. Per dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici rivelano assenza di rischi per gli esseri umani sulla base di studi convenzionali di tossicità per somministrazioni singole e ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno e tossicità riproduttiva. Sì, elenco degli eccipienti. Contenuto della capsula: ipromellosa polossameri saccarosio cellulosa, microcristallina. Involucro della capsula, 125 mg, gelatina lauril solfato di sodio, e 487, biossido di titanio, e 171, ossido di ferro rosso, e 172, involucro. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Atanto a base di aprepitant sono Aprepitant Accord, Aprepitant Teva, Emend. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.